Io ritengo i soldi dell'eco-incentivo legato all'acquisto di veicoli a pedale la peggior disgrazia che si potesse fare alla mobilità sostenibile, perché non ritengo che ci sia un problema di costo di accesso. Mi spiace, ma se uno per un attimo ha girato in paesi che non siano il nostro, si rende conto che al di là della mountain bike di supermarca da 2.800 euro o similare, in realtà noi stiamo parlando di tutt'altro e stiamo parlando di scenari che hanno ben altre caratteristiche. E se io voglio ambire a spendere 500 euro in meno per avere uno strumento da 3.000 euro, è giusto che lo paghi 3.000 euro. Le chiedo scusa per la durezza, ma perché ritengo che non siano quei 500 euro differenziale per il mio accesso a quel bene, insomma, sostanzialmente. Credo in realtà che oggi il tema della sostenibilità sia collocato invece completamente sul fronte della fruibilità. Cioè, nel momento in cui io ho un oggetto che non posso parcheggiare in mezzo alla strada, al netto che parcheggiare in mezzo alla strada un'auto sia una cosa ragionevole, ma quello è ancora un altro tema, insomma, no? Però perlomeno è nel nostro mood, sappiamo che è la nostra storia. Ma il non avere la possibilità di gestire l'oggetto fuori dal momento dell'utilizzo in una dinamica per me accessibile lo ritengo paradossalmente molto più problematico che poterlo acquisire oppure no. A Torino ho usato tutto lo sharing che man mano è stato messo a disposizione, mi sono fermato solo sull'auto elettrica perché lo ritenevo un vezzo, rispetto a quello che mi serviva, intendiamoci, non in assoluto, rispetto alla mia fungibilità. Io credo che da un certo livello di spesa in poi sia quasi irragionevole per un'area urbana non entrare in una dinamica di sharing, magari collocata in un contesto che mi permette di pensare a uno sharing quasi su due livelli, cioè uno sharing urbano che però si mixa con la possibilità di avere strumenti per uno sharing extraurbano, perché ovviamente hanno connotazioni diverse, caratteristiche diverse, talvolta portano Assolutamente. con sé anche un bisogno di strumenti diversi. Eh, e trovo irragionevole non perseguire questo percorso e credo che sia l'unica strada possibile per poter avere delle aree urbane sostenibili e un utilizzo funzionale al mio bisogno, perché poi c'è anche questo piccolo dato qua, perché non va sottovalutato questo aspetto. Sulla parte delle bici sono meno appassionato allo sharing come unica modalità. Ecco. Ci può stare in una quota parte, può avere una sua ragionevolezza. Credo che con un adeguato sistema di service a supporto della proprietà, in realtà la cosa si possa contemperare. Io credo che da questo punto di vista pensare alla mobilità sulla Torino del futuro voglia dire addirittura guardarla non solo oltre la stagione pandemica, ma probabilmente andare oltre il 2030, perché gli investimenti in infrastrutture, al di là della nostra atavica lentezza per realizzarli, hanno comunque una portata che inevitabilmente va in quella direzione. Credo che ineludibilmente si debba fare i conti con uno sviluppo importantissimo del trasporto individuale, perché comunque il trasporto individuale sarà una richiesta presente e costante nel tempo, sempre di più e tanto più si differenzia, si modifica e si va a flessibilizzare l'utilizzo del tempo, così come si sta un po' manifestando in una città non più monotematica, ormai non più da anni monotematica, ma mai più monotematica, ma un trasporto individuale che dovrà fare i conti non con solo una limitazione di classi di inquinamento, ma probabilmente anche con una limitazione delle classi dimensionali. Eh, non vorrei sembrare un promotore di un modello piuttosto che dell'altro, però io mi immagino dei piccoli cubettini, così non gli diamo un nome o un cognome, che probabilmente hanno anche caratteristiche di trasporto individuale o limite di coppia,
in una dinamica di sharing sicuramente, cose che poi in parte abbiamo già cominciato a vedere, l'occupazione dello spazio per unità di mobilità, da un lato, con caratteristiche molto limitate sull'uso delle potenzialità, in modo tale che sia evidente che quell'oggetto mi serve per spostarmi, non mi serve per fare delle performance, e di conseguenza non può che rispondere e reagire sulla base di una estrema plafonatura della sua funzionalità. E in una dinamica in cui io circondo la città di punti di interscambio, in parte collegati alle linee metropolitane del servizio ferroviario metropolitano, quindi andando anche oltre la prima cinta daziaria del confine urbano, ma estendendosi anche probabilmente alla seconda, e facendo entrare, cosa che non è ancora in abitudine per tanti, il servizio ferroviario metropolitano come in realtà un arricchimento del nostro patrimonio di mobilità territoriale. Però credo che in realtà lì si inserisce lo step 2, e cioè sempre di più io mi immagino il trasporto che ha un conducente a bordo come un'integrazione con il servizio pubblico massivo. Io non riesco a immaginarmi una linea in collina che viaggia vuota per 2 giri e poi va in deposito. Trovo più ragionevole una linea in collina fatta da un conducente, con un mezzo con a bordo un conducente che a fermata carica ed è in grado di chiamare a integrazione del servizio laddove ci siano delle scoperture. In una dinamica dove mi rendo conto che sono 2 tipologie di trasporto pubblico diverse tra di loro, ma non le trovo non coniugabili. Chiaramente vuol dire entrare nella logica che chi oggi si immagina in una dinamica di mi chiami, vengo dove mi chiami e vado dove mi dici, entro invece in una dinamica dove questo tipo di flessibilità la mixo con invece una linea. Se facciamo un conto di cosa vuol dire questo, di quanto ci costa una linea per un viaggio da Cavoretto al centro e ritorno, credo che possiamo veramente in alcune fasce orarie, in alcuni giorni, dare dei servizi che oggi non esistono e risparmiamo noi.